Benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Per chi ha visto il primo video dedicato al tappettone e alla tastiera, avete già capito, avete visto l'intro, quindi avete visto di cosa si trattava. Abbiamo qua, ovviamente vi metto nelle schede e in descrizione il video se non l'avete ancora visto. Qui abbiamo il microfono, ok, il Tonor, che ovviamente prontamente vi faccio vedere se ovviamente non vado a sbagliare tasto. Eccolo qua, Tonor, si chiama Tonor questo, Tonor, e viene venduto sia con diciamo l'asta microfonica, quella braccio, oppure senza. Io l'ho preso senza perché il braccio ce l'ho già, quindi non mi interessava, e costa 51 euro. Ma è sceso? Ma come è sceso? No, 51 euro, 51 euro. Invece vedete poi con l'asta 51 euro. Allora, microfono, ma scusate, ma costa uguale? E l'ho pagato di più? Non lo so, vabbè, comunque il microfono 51 euro, costa 51 euro. Forse perché io ho preso questo, quindi adesso l'asta non c'è. Quindi vabbè, a parte questi discorsi che sono quasi inutili, 51 euro. La particolarità di questo microfono, come vedete dalle immagini di repertorio, è che ha doppio connessione. Andiamo adesso a vedere cosa nella scatola, perché avete visto è molto bello come microfono, è molto molto bello. Centriamo un po' il tutto e andiamo a aprire. Tra l'altro la Tonor secondo me fa veramente dei bei packaging, ragazzi, e cosa sono, inglesone. Qua c'è questo, qua ci sono ovviamente le istruzioni che noi butteremo come ovviamente di consueto, e qua dentro iniziamo dai cavetti. Qua dentro cosa c'è? Qua dentro abbiamo il cavetto di connessione USB-C e USB-A, vabbè, questo è normale. No, forse USB-C, USB-C, che tra poco li faranno tutti così, tra poco ragazzi siamo finiti. E dai, no, USB-A. Allora, poi cosa danno in dotazione? Danno anche il cavetto XLR. E questa è una cosa buona perché ovviamente l'audio di un microfono diciamo è superiore collegandolo con l'XLR, e quindi a favore, è un punto a favore di questo microfono. Qui invece abbiamo il microfono Hein, ok, il microfono, eccolo qua, molto bello, molto pesante ragazzi, come pesante, porca miseria. Qua abbiamo il suo supportino che andremo ad avvitare, e diciamo che non abbiamo nulla di strano, cioè adesso vi faccio vedere i tasti ovviamente con la fotocamera sempre nascosta del nostro iPhone, perché ragazzi bisogna utilizzarla questa fotocamera nascosta, non possiamo non utilizzarla. Aspettate che si riconnette il tutto, ok, eccolo qua. Allora abbiamo praticamente questa vite che possiamo anche andare a svitare, mi sembra. No, non possiamo svitare niente. Questo è il braccetto, vedete che vi dicevo prima, il braccettino che praticamente tiene il microfono. Molto semplice il suo funzionamento, perché abbiamo qui dei tasti da qualche parte, dei tastoni, eccoli qua. Zoomiamo un pochettino, vediamo se non sgrana troppo. Ok, vedete, molto semplice, ok, più o meno è il volume quando stiamo collegati però via USB-C al computer o all'iPad o qualsiasi cosa, ma è una cosa interessante che vi dirò adesso tra poco. E qua abbiamo il tasto mute, ovviamente vedete che c'è proprio scritto sopra, mutato, e praticamente poi abbiamo da qualche parte, che adesso ve la vado a cercare perché l'ho già... qua dietro, ok. Qua dietro vedete abbiamo l'XLR intanto, ok, quindi XLR, abbiamo l'USB-C e abbiamo anche la presa per la cuffia. Quindi questo microfonino qua, a quanto pare, fa anche da scheda audio, nel senso che ritorna, ok, tutto quello che sentite nel vostro, diciamo il vostro device, lo sentite praticamente ritornare nella cuffia. Quindi dovrebbe essere molto interessante come cosa, ma ovviamente ragazzi, se non si provano queste cose ovviamente non si
conoscono. Quindi adesso cosa facciamo noi? Andiamo a tirar fuori qualcosa, tipo non so, iPad ovviamente c'ha il jack, quindi non posso collegarlo tramite USB, e andremo a prendere il Mac e proveremo a utilizzare ovviamente il microfono sia prima USB-C, poi ovviamente lo collegheremo al banco di regia e lo andremo a utilizzare con l'XLR. Pronti per andare ad ascoltare l'audio di questo microfono? Io ho già collegato, vedete, l'USB-A al Mac, ho dovuto cambiare telefono sopra perché il 7 non ce la fa più. Andiamo a inserire la presa USB-C, ovviamente, e qui vedete le luci che si accendono. Qua abbiamo i pallinetti che diciamo indicano quanto volume alto e basso, e qua abbiamo il tasto ovviamente del muto, quindi se lo schiaccio diventa rosso e invece se lo rischiaccio diventa blu, vuol dire che noi siamo online. Un'altra cosa carina è questa: abbiamo la possibilità di andare a mettere un jack per andare a sentire direttamente l'audio, cioè non un jack, ma possiamo andare anche a inserire una cuffia per andare a prendere la presa diretta. È quello che farò adesso io tramite il mio Mac. Però vi volevo far vedere innanzitutto che il Mac l'ha trovato, ok? Vedete che ci sono già le barrette sotto che vanno, quindi abbiamo qua il Tonor in ingresso, ma lo mettiamo anche in uscita perché devo farvi sentire la presa diretta. Però non solo presa diretta, perché voglio andare anche a registrare un memo vocale. Perché? Perché adesso sentirete la presa diretta che ha un problemuccio, ok? Ma questo è dato dal mixer, penso il mio mixer. Adesso alziamo un po' questo e eccolo qua il microfono, è lui, ok? Lo tengo così per non far tanto rumore. Allora, innanzitutto vi faccio vedere, vi faccio sentire più che altro. Se vado sotto, va bene, facciamo così, è giusto perché questa viene appesa. Allora vado così, abbasso il volume, ok, qua, dove cavolo sei? Adesso non mi sentite più, ok, non mi sentite più. Adesso alzo piano piano, sentite piano piano mi alzate. Se vado a schiacciare il muto, ovviamente, e adesso ho rischiacciato il muto. Adesso vado a dare il rec sul Mac perché voglio farvi sentire che questo rumore di fondo non esiste dentro diciamo quando vado a registrare. Quindi vado a registrare. Ok ragazzi, avete sentito anche il tic del Mac che ha fatto per dare lo start al microfono, ma devo dire che il memo vocale non registra, quindi no, ha registrato invece. Sentiamo. Ok ragazzi, avete sentito anche il tic del Mac che ha fatto per dare lo start al microfono. Ecco, adesso vado a rimettere il microfono al posto, scusate. C'è un leggero rumore di fondo, ma leggerissimo, ma adesso voi sentirete l'audio senza rumore di fondo. Ok ragazzi, avete sentito anche il tic del Mac che ha fatto per ok, sentite, non c'è rumore di fondo sulla registrazione del memo vocale, quindi siamo tranquilli che il rumore non c'è. Però avete visto, quindi doppia ovviamente presa, sia ovviamente adesso andremo a sentire ovviamente l'XLR sicuramente, e quindi anche USB-C. Adesso vado a collegarlo al posto di questo qua, che ovviamente è da togliere perché è il microfono gelato che ho sostituito, e andiamo a fare la prova con XLR. Bene, ho sostituito questo microfono, quindi adesso se sentite l'audio, questo qua di questo microfono Tonor. Quindi molto bello secondo me, mi arricchisce diciamo, la mia postazione, anche se dovrò investire qualcosa nel cambiare
il telefono di sopra, perché questo adesso che ho messo è l'XS, ma questo mi serve per telefonare, quindi dovrò o prendere un altro XS o vedere un po' cosa fare, perché il 7 non ce la fa più. Dai, ragazzi, è anche vecchiotto, anche il Samsung forse va un po' a scatti, però ragazzi, prendiamo quello che viene. L'importante è portare il contenuto. Bene, elimino le cuffie, vado a fare le conclusioni, ok? E le conclusioni sono queste: il microfono secondo me ha un buon audio, può essere utilizzato sia tramite USB-C, ok? Con il cavo ovviamente anche andare in preascolto, quindi quello che esce dal nostro computer, quello che stiamo dicendo lo possiamo sentire in diretta, quindi molto buono, molto positivo, perché non tutti fanno questo, cioè non tutti, tanti escono come ritorno, ma non quello che esce dal computer, quindi molto buono. Io lo consiglio se volete acquistare un microfono che non costi tanto, mi sembra, adesso non, insomma l'impressione, ragazzi, non mi ricordo, inutile. E quindi link in descrizione, tutto il resto, spero che vi siate gustati questo video. È stato un po' difficile farlo da parte mia, però vabbè, ragazzi, questi sono miei problemi. Ok ragazzi, se volete dare una mano al canale, condividete questo video con i vostri amici e soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di Gennaro, dategli una mano e azionate la campanella se volete ovviamente vedere i video che posterò in futuro. Con questo un abbraccione grande, ci vediamo presto.